Ciao a tutti, in questa puntata di Forsinet parlerò del caso Donnarumma. Ebbene, Gianluigi Donnarumma non proseguirà la sua avventura col Paris Saint-Germain, a quanto pare non per volontà sua, almeno per quanto riguarda le sue dichiarazioni, perché sarebbe stato escluso dalla squadra e soprattutto da Luis Enrique più che altro. Io credo che la colpa non sia totalmente del Paris Saint-Germain, così come non sia totalmente di Donnarumma. Abbiamo già ascoltato alcune versioni, ha parlato Luis Enrique, perché Luis Enrique ha ammesso chiaramente che quella è stata una sua scelta, come fu una sua scelta anche quella di mettere ai margini Mbappé ai tempi, quando Mbappé appunto decise di non rinnovare il suo contratto con i francesi, quindi una situazione molto simile, anche se qui Donnarumma è stato escluso a prescindere, visto il ruolo differente, visto che comunque Chevalier è un buon portiere, nella Supercoppa ha dimostrato di avere comunque dei buoni colpi nonostante una papera, che poi è riscattato grazie ad un rigore parato proprio insomma nel momento decisivo, decisivo anche un errore da parte chiaramente del Tottenham dal dischetto, visto che c'è stato un rigore calciato fuori. Però al di là di Chevalier e delle sue qualità che sono sicuramente indiscutibili, poi Donnarumma è superiore, Chevalier non so se potrà arrivare a fare quanto ha fatto già Donnarumma in questi anni, dato che comunque è ancora molto giovane, però io credo comunque che sia un buon portiere e il discorso non è tecnico come ha voluto farlo sembrare Luis Enrique. Sicuramente ha bisogno di un portiere che sappia giocare anche con i piedi. Il portiere dal mio punto di vista deve saper parare. Quello è il principio fondamentale, la caratteristica fondamentale di un portiere. Poi io non sono un allenatore, chiaramente, e quindi io lascio che Luis Enrique insomma faccia le sue valutazioni come è giusto che sia. Quindi Luis Enrique, la versione ufficiale l'ha data ed è quella appunto che gli serviva un portiere con caratteristiche diverse. Però quando è stato determinante in Champions League, Donnarumma, Luis Enrique mi sembra che l'abbia sfruttato a dovere, tra virgolette, no? Perché comunque ha fatto il suo dovere ed è stato decisivo in più frangenti, in campionato e soprattutto in Champions, nella vittoria poi culminata con la finale dominata contro l'Inter. Quindi io credo che non sia una questione tecnica, non sia solamente una questione tecnica. Donnarumma e il suo agente hanno dato la loro versione, ovvero che Donnarumma l'abbiamo visto sul post social, è stato praticamente escluso dalla squadra e non per motivazioni sue, non per scelta sua, almeno apparentemente, almeno non direttamente, mettiamola così. E la gente invece ha detto chiaramente che il PSG avrebbe cambiato le carte in tavola per quanto riguarda il rinnovo di contratto dell'ex portiere del Milan. Perché ho citato il Milan? Non solo perché è la sua ex squadra, ma perché praticamente si sta riproponendo una situazione identica a quella che si era verificata in rossonero e che poi aveva portato al suo addio al Milan tra le tante polemiche. Il punto è che fondamentalmente l'unica differenza praticamente sta nel fatto che lì era arrivato a scadenza di contratto fino proprio all'ultimo anno di contratto e se n'è andato a zero. Qui invece ad un anno di distanza dalla scadenza del contratto il Paris Saint-Germain l'ha messo ai margini. Quindi Donnarumma ha fatto, a mio avviso, a mio modo di vedere dall'esterno, la stessa identica cosa che fece 4-5 anni fa al Milan. Uguale, identica, cambiato un attimo la gente per chiari motivi, insomma, anche se sempre della scuderia Raiola, però il principio è quello. Donnarumma chiede probabilmente una certa somma di denaro, un certo rinnovo di contratto, alle sue condizioni, vuole dettare lui le condizioni, lui con il suo agente, insomma, con il suo entourage. Questo è a mio modo di vedere, la mia valutazione, ripeto, dall'esterno. Il PSG non si è piegato, poi potrebbe anche aver cambiato le carte in tavola, no? Una volta trovato un altro sostituto. Io questo non lo so con certezza, non posso saperlo con certezza, però visto il precedente è probabile anche che l'aspetto contrattuale riguardi soprattutto Donnarumma. Il PSG non si è fatto prendere per il collo come invece aveva fatto il Milan, perché il Milan comunque aveva continuato a sperare in un rinnovo, ad aspettare un rinnovo di contratto. Qui invece, visto l'andazzo, probabilmente il club francese ha semplicemente deciso di voltare pagina e di virare su un altro portiere. Io credo che Luis Enrique comunque, visto che è un uomo che si è dimostrato spesso con il pugno di ferro in queste circostanze, in queste situazioni, abbia avvallato la decisione della società o forse l'abbia anche spinta lui stesso, perché lui probabilmente vuole un giocatore concentrato sul suo futuro
al Paris Saint-Germain o comunque nel club che allena lo stesso Luis Enrique, e non che poi tra un anno avrà già la testa altrove a pochi mesi, insomma, dalla fine del contratto, probabilmente perché starà cercando una nuova squadra o comunque perché ci poteva essere questo rischio, magari poi alla fine si sarebbe arrivati al rinnovo, chissà, però non voleva correre questo rischio, questo è il mio pensiero e il punto della situazione. Quindi la scelta del Paris Saint-Germain, che molti definiscono scandalosa per quanto riguarda il trattamento e quant'altro, io ci andrei piano a definirla scandalosa, perché sicuramente le colpe in questo contesto ce l'hanno un po' tutti, perché il trattamento del Paris Saint-Germain non è stato ottimale e questo cioè non ci mette becco nessuno, insomma, nel senso non è una cosa che può essere contestata, perché il trattamento per Donnarumma, fatto a Donnarumma non è stato eccezionale, dato che è il portiere che ha portato a vincere la Champions, l'ho detto già in introduzione del video, però allo stesso tempo io credo che la scelta sia stata dettata poi da problemi, da altri problemi. Io non credo che il Paris Saint-Germain e Luis Enrique si siano svegliati una mattina e abbiano deciso di mettere fuori dai giochi Donnarumma definitivamente. Io credo che questa sia una scelta dettata proprio dalle problematiche legate al rinnovo di contratto e che Luis Enrique ha cercato di mascherare soltanto con delle spiegazioni tecniche. Quindi fondamentalmente io non credo che sia una decisione così scandalosa. Perché? Perché in Italia è normale che poi qualcuno vada a dire, vada ad attaccare il Paris Saint-Germain per il trattamento riservato a Donnarumma, perché è il portiere della nazionale italiana, nell'anno che porta poi ai mondiali, e bisogna sempre vedere, tra virgolette, se l'Italia parteciperà ai mondiali oppure no, perché comunque la qualificazione, soprattutto visto l'andazzo negli ultimi anni, non è affatto scontata. Io credo che se questo trattamento fosse stato riservato ad un altro giocatore da parte di una squadra italiana, non avrebbe avuto lo stesso clamore. Innanzitutto perché avremmo avuto più informazioni sicuramente riguardanti il rinnovo di contratto, la trattativa che c'è stata e quant'altro. Ma poi io credo anche che Donnarumma abbia le sue responsabilità, come ce l'aveva 4-5 anni fa con il Milan, ce l'ha anche adesso. La situazione si ripete, la storia si ripete e non è un caso, non può essere un caso che Donnarumma, come si è lasciato in malo modo, malissimo, dal Milan, dato che era il club che l'ha lanciato e in cui è cresciuto, si sta lasciando anche malissimo con il club con cui ha vinto la Champions, la sua prima Champions League, e chissà che poi ovviamente non possano arrivare delle altre. Certamente da questa situazione poi ne trarranno giovamento tutti, più o meno, non nell'immediato, ma successivamente, perché il Paris Saint-Germain comunque un portiere alternativo l'ha trovato e Luis Enrique ha dimostrato che le scelte che fa comunque alla fine sono oculate. Aveva detto che senza Mbappé sarebbero stati più forti e senza Mbappé hanno vinto la Champions. E senza Donnarumma io credo che comunque il Paris Saint-Germain proseguirà la sua storia e la sua linea. Certamente è difficile riconfermarsi in Champions, ma questo a prescindere dalla presenza o meno di Donnarumma. A lungo andare però io credo che ne daranno giovamento un po' tutti, perché appunto il PSG avrà il suo portiere, Donnarumma troverà un'altra sistemazione, probabilmente anche in una squadra di altissimo livello, perché ovviamente le qualità di Donnarumma sono indiscutibili. Potrebbe andare in Premier League al Manchester City o comunque in un'altra squadra, quindi io credo che per Donnarumma il futuro non sia così complicato. L'unica cosa che ovviamente per la nazione italiana non ci auguriamo, anche se in Italia ci sono tanti altri portieri che possono comunque eventualmente sostituire Donnarumma, ma a questo poi ci penseremo eventualmente, ripeto. Comunque l'unico problema sarebbe qualora dovesse restare bloccato un anno al Paris Saint-Germain senza giocare. Quello sarebbe l'unico vero problema e a quel punto uscirebbe veramente sconfitto Donnarumma. Ma io credo che entro la fine del mercato una soluzione si troverà e che Donnarumma quindi troverà un'altra squadra. Alla fine otterrà quello che vuole con il Paris Saint-Germain, che anziché incassare zero incasserà almeno un minimo di compenso per quello che è uno dei portieri più forti del mondo e che tra l'altro è anche candidato al pallone d'oro. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.